Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in un altro videoblog, forse l'ultimo della stagione perché il tempo sta cambiando, qui in Val d'Aveto. No, magari uno sulla neve ne arriverà. Andiamo adesso a vedere l'altra parte del paese di Torrio, diciamo quella un pochino più vecchia, sperando di raggiungere proprio la parte dove è crollata, ahimè, purtroppo per la frana che è avvenuta molto tempo fa. Andiamo intanto alla scoperta dell'altro pezzo del paese che si chiama Torre di Sopra. Non si sa perché Torre di Sopra sia in basso e Torre di Sotto. Quello di sotto è franato. Quello sotto è franato, giustamente mi dicono la regia. Quindi Torrio di Sopra. Andiamo a vedere intanto qui che sono delle belle casette e poi speriamo di raggiungere il paese vecchio fino alla cappelletta che è molto bella. Ecco, stiamo per entrare nel paese Torre di Sopra e andiamo all'esplorazione. C'è anche un negozio vecchio che, se riusciamo a trovarlo, vi faccio vedere l'interno, molto bello. Intanto entriamo. Anche qui è un po' franato qualcosa, hanno abbandonato un po' di case e purtroppo così. Mi sembra di essere in Sardegna, ricordate? Come potete notare, tante case abbandonate, purtroppo anche qui c'è stato un po' di movimento, chissà cosa, però tante case sono ancora belle, perché ne vedremo qualcuna più in là, molto bella, e tante abbandonate, ma andiamo alla scoperta. Ci addentriamo nel bosco alla ricerca del paese vecchio franato, sperando che sia di qui. Inerpichiamoci, ragazzi, andiamo su per la salita. Siamo sempre qui a Torrio di Sopra, siamo in esplorazione, andiamo alla ricerca della frana. Vedete che bella legnetta che c'è qua, per l'inverno è già pronta. Allora, come promesso, andiamo a vedere un po' se si vede nel negozio vecchio qua qualcosa. Purtroppo è crollato tutto, devo andare laggiù per vedere qualcosa. Andiamo a vedere. Ecco, entriamo. Non si può entrare perché ovviamente c'è pericolo di crollo, però spero che qualche cosa si possa vedere. Cerchiamo di vedere qualcosa dentro, ma come ho detto è crollato ancora di più e purtroppo non si riesce a vedere nulla all'interno. Peccato. Ecco, questo era il negozio, guardate un po' che roba. Chissà, che bello sapere un po' la storia, poi magari ce la faremo raccontare un giorno da qualcuno.
Ci addentriamo nuovamente nel bosco alla ricerca del paese vecchio, però siamo un po', la strada è un pochino, non si sa se è questa o meno, però andiamo a vedere. Pare che la strada sia giusta, ma ci sono moscerini e ragnatele, vabbè ragazzi, fa parte del gioco del bosco. Se vogliamo andare nella natura bisogna anche accettare chi vive in questi posti, che sono loro i padroni, non noi. Ecco il paese vecchio franato, lì abbiamo un rudere e questa è la strada che praticamente nel bosco ormai, come dire, la natura si è riappropriata del suo terreno. Ecco qua praticamente siamo in mezzo alle case franate, cioè franate con la frana praticamente che si è portato via tutto, vedete? Qui c'è un ruderone grande, una casa abbastanza grande. Guardate qua c'è la fontana del paese. Mi sento un po' Piero Angela, devo dire. La fontana del paese, che una volta chissà tutti ci bevevano o andavano a raccogliere, a prendere l'acqua ovviamente. Una volta si prendeva dalle fontane, mica scendeva dai rubinetti, ragazzi, non allarghiamoci. Continuiamo la nostra discesa e andiamo alla ricerca della cappelletta, che è l'unica cosa che è rimasta in piedi di questa distruzione, chiamiamola così, perché guardate qua che distruzione. Pensate alle persone che hanno perso la casa, purtroppo è una cosa brutta, ma la natura, ragazzi, quando si arrabbia la natura. Guardate questo, guardate qua, tutto crollato. Ogni anno, secondo me è sempre peggio, non sono un esperto, però penso che si muova sempre qualcosa, almeno quello che possiamo vedere qua alle mie spalle. Io non me la ricordo questa casa com'era, ma sicuramente si muove un po' qualcosa e viene giù. Speriamo che rimanga un po', perché è bello, suggestivo. È una cosa stata brutta per chi ha perso la casa, però è sempre suggestivo un posto del genere. E abbiamo raggiunto l'unica cosa che è rimasta in piedi, la cappelletta, vedete? L'unica cosa che è rimasta in piedi. Sembra un miracolo, ma lo sarà stato sicuramente. Bene, cari ragazzi, avete visto questo paese franato? Come ho detto all'inizio, troppo mi spiace per le persone che abbiano perso la casa, però un pochino suggestivo lo è per chi viene a visitare questo posto. Sorpassando Torio di sopra si giunge fino a qui, vedete ancora alle spalle ruderi e crollati laggiù in fondo. Allora, cari amici, la nostra visita è quasi finita, torniamo indietro. Vi ricordo che sempre questo è un paese che si è portato via la frana, purtroppo per gli abitanti. Ci dispiace tantissimo, ma è abbastanza suggestivo per chi viene a visitarlo. Io sono sempre in compagnia dell'iSteady V2 che sto provando per portare una recensione un pochino più completa. Quindi vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo piccolo videoblog e vi rimando al prossimo. Ciao!